Purtroppo a volte capita che per cercare di risparmiare qualche euro alla fine si spenda di più o addirittura ci si rimetta in salute, causa stress, nervosismo. A me è successo con questa serra. E adesso, dopo 2 giorni molto intensi, sono pronto a spiegarti qual è stato il problema più grande per me, in modo che se anche te stai pensando di comprare una serra di questo tipo in policarbonato, magari guardare questo video ti farà risparmiare soldi, salute o addirittura entrambi. Partiamo però da una premessa molto importante, secondo me. Se spendi poco, se vuoi spendere poco, otterrai poco. Bisogna smettere con questa mentalità che vorremmo sempre spendere poco e avere il massimo della qualità. Non funziona così ed è giusto che non funzioni così, perché la qualità va pagata. Io infatti sapevo benissimo che spendendo la cifra che ho speso avrei acquistato una serra di scarsa qualità e così è stato, nessuna sorpresa. Ma quello appunto lo sapevo, ci può stare, sapevo che i materiali non sarebbero stati di ottima qualità. La cosa che però mi ha portato al limite dell'esaurimento nervoso è stata un'altra. E adesso ci arriviamo, però prima diamo un'occhiata alla serra più da vicino. Facciamo intanto un giro intorno così vedi anche un pochettino il contesto. Qui come vedi siamo in una zona riparata, di là c'è il muro, di qua c'è un altro muro, laggiù ci sono degli alberi. Ecco anche perché non mi interessava spendere troppo per una struttura super resistente in caso di eventi eccezionali. Qui, essendo riparati, teoricamente dovrebbe bastare. Questo è il retro della struttura e questo è l'altro lato. Qui appunto c'è il muro a circa 1 metro di distanza. Passiamo di qui. Adesso entriamo dentro. Porta non scorrevolissima, ma va bene. Qui devo ancora sistemare, non guardare qui sotto perché non importa. Volevo soltanto farti vedere la struttura. Questa serra è lunga 2 metri e mezzo circa, larga 2. Qui abbiamo la finestrina che è stata un'impresa capire come funzionasse, però va bene, alla fine ce l'abbiamo fatta. Questo è il retro della struttura, come vedi sotto c'è ancora posto perché devo ancora appunto fissarla bene. Penso che metterò anche dei picchetti qui per farla stare meglio attaccata a terra, anche se ripeto, solitamente qui non ci sono forti venti. Qui al centro l'altezza dovrebbe essere circa 2 metri e io questa serra l'ho presa principalmente per farci il semenzaio. Non avendo più la stanza tra poco riscaldata dove prima facevo i microgreens per fare il semenzaio, ho deciso di acquistare una struttura di questo tipo che piano piano ovviamente attrezzerò con degli scaffali eccetera eccetera per farci il semenzaio, sistemerò anche per terra. Quando poi è tutta sistemata farò un video dedicato per farti vedere come è organizzata una serra semenzaio. Ti dico adesso qual è stato il problema, qual è stata la cosa che mi ha fatto impazzire per 2 giorni di fila, 2 giorni dalla mattina alla sera. È una cosa che è collegata al discorso della qualità che abbiamo fatto prima, però a tutto c'è un limite. Le istruzioni. Allora, intanto mancano dei passaggi, cioè all'improvviso da un'immagine a quella dopo appaiono dei pezzi di struttura senza alcuna spiegazione. Poi i numeri dei pezzi, diciamo la leggenda sbagliata, nell'imballaggio i pezzi messi tutti a caso, i numeri delle viti anche quelle sbagliate, le stesse immagini sono completamente sbagliate che ti fanno vedere dei pezzi da unire. Più volte sono dovuto tornare indietro per correggere degli errori che avevo fatto. Cioè, praticamente il 50% di questa serra l'ho costruita ad intuito, sbagliando, tornando indietro e correggendo. Nel corso degli anni ne ho costruite di cose, anche altre serre, strutture varie, penso anche al pollaio dove dormono la notte le galline. E le istruzioni si sa che specialmente quando vuoi spendere pochi soldi non sono mai ottimali, ma questa volta hanno veramente superato il limite. Quindi, specialmente se non sei espertissimo, attenzione a quello che compri, perché potresti non essere in grado di riuscire a completare la costruzione e anche se ce la fai, poi potresti, come me, metterci 2 giorni e io ti ripeto, non è la prima cosa che monto. Quindi ci impiegheresti un mucchio di tempo per avere comunque un risultato scadente, spendi più soldi all'inizio e comprati un prodotto di qualità. Ma poi anche questa finestrella che dopo tanta fatica sono riuscito a montarla, poi si chiude, ok? Questo qua, cioè, si blocca di così. No, però io vedo che c'è ancora un 30 centimetri. Va bene così? Sto sbagliando qualcosa io? Se mai scrivimelo nei commenti.
Ti faccio vedere qualche dettaglio un pochino più da vicino. Vedi, questi sono i pannelli che sono praticamente appoggiati e poi vengono tenuti fermi da questi, non so come chiamarli, questi pezzettini di ferro messi ad incastro. Ce ne sono molti lungo la struttura, vedi anche qui. Io li ho messi anche qui, anche se, le istruzioni non ne parlavano, le istruzioni li facevano vedere soltanto sui pannelli laterali, ma io ho deciso di metterli da tutte le parti, anche qui all'ingresso. Quindi ecco, ti consiglio anche a te, se compri una struttura di questo genere, di cercare di mettere in sicurezza l'intera struttura, non solamente le parti che ti dicono le istruzioni. Come ti ho detto prima, io questa serra l'ho presa per farci il semenzaio, ma farò anche delle prove con i microgreens, visto che non avrò più la stanza riscaldata tra circa una settimana, perché appunto non li venderò più, ma vorrei continuare a mangiarli, a coltivarli per uso personale, e una serra di questo tipo potrebbe funzionare, non tutto l'anno, ma per un tot di mesi sì. Quindi anche su quello farò delle prove e ti farò sapere se ti interessa l'argomento. Solo per completezza di informazione ti dico anche quanto l'ho pagata questa serra. È stata pagata 290 € spedizione inclusa, l'ho comprata circa più di un mese fa perché era molto scontata rispetto al solito. Infatti adesso credo che costi quasi 400 addirittura, o 350 €, comunque siamo lì. Quindi era molto scontata, e anche se sapevo che avrei dovuto aspettare fino ad oggi a montarla, ho detto intanto la compro e poi la monto. Non ti dico né la marca né il sito da cui l'ho presa perché non voglio avere nessun tipo di problema. Comunque il messaggio che vorrei far passare da questo video è: la qualità si paga, e non sto parlando soltanto, appunto, come ti ho spiegato, della qualità dei pezzi in sé stessi, del risultato finale, della struttura che vai a ottenere, ma a volte anche delle istruzioni veramente fatte, guarda, cioè non ho parole, sono stato imbestialito per 2 giorni. A volte delle istruzioni fatte così possono veramente essere causa di stress. Quindi se puoi spendere per una struttura di qualità sotto tutti i punti di vista, fallo. Altrimenti, se devi andare al risparmio, lascia perdere, mettiti i soldi da parte e la compri il prossimo anno. Ti consiglio di aspettare e non buttare soldi. Io, cioè, ovviamente adesso ce l'ho, la userò, sperando che non si rompa troppo presto, ma non la ricomprerei assolutamente, nemmeno a metà prezzo, perché spendere 2 giorni dalla mattina alla sera e tutto lo stress che c'è stato dietro non fa per me, non fa parte del mio concetto del fare l'orto, ecco. Se ti interessa l'argomento serre, sul canale ho già un altro video in cui mostro una serra un pochettino più tradizionale, sempre piccola, che non ho qui a casa ma ho al campo. Eventualmente vatti a vedere anche quello, che ci potrebbero essere delle informazioni utili. Se ti è piaciuto il video metti mi piace, se ti piacciono anche altri video che ho fatto considera di iscriverti al canale, mi aiuteresti molto. Grazie per aver visto questo video fino alla fine. Ciao!